Oggi vi offro uno dei piatti tipici della Sicilia, la pasta con le sarde e il finocchietto selvatico, un piatto facilissimo, molto povero, ma estremamente ricco di sapore e ve lo offro senza glutine. Seguitemi in cucina e vediamo come si prepara. Si inizia preparando la mollica atturrata, sarebbe la mollica di pane che poi viene abbrustolita e con questa si condisce la pasta quando è cotta. Io ho preso mezzo panino senza glutine, l'ho tritato prima al coltello e poi l'ho tritato con il tritatutto in maniera tale da ottenere delle briciole di pane. Non si usa il pan grattato perché la mollica comunque ha una consistenza diversa e un sapore diverso. A quel punto ho versato la mollica in una casseruola, ho aggiunto un filo d'olio, dell'origano, del pepe, se volete un pizzico di sale ma senza esagerare, ho mescolato e ho messo da parte. Nel frattempo ho fatto bollire una pentola d'acqua con circa 20 grammi di finocchietto selvatico. Pronte queste cose mi sono dedicata alle sarde. Queste sono sarde freschissime, qua ne vedete mezzo chilo, ne serviranno un po' di meno per questa ricetta. Bisogna deliscarle, cioè aprirle al libro, rimuovere la testa e rimuovere le interiora e la lisca centrale. Lasciamo tutto il resto com'è, le andiamo mettendo man mano su questo setaccio. Mi servirà il setaccio perché una volta tutte le sarde pulite le sciacquerò all'interno di questo setaccio dove rimarranno tutte le scagliette, altrimenti queste scagliette vanno a finire nello scarico e lo intasano. Quindi di solito io uso questa tecnica. Una parte di queste, come vi dicevo, le userò per questa ricetta, l'altra parte le aprirò al libro e le userò per fare le sarde a beccafico. Se volete, qui sotto in info box vi metto il link alla ricetta, che è un'altra di quelle delizie della nostra Sicilia. Una volta le sarde pronte, mi sono messa a preparare il sughetto. Ho tritato la cipolla, alla quale ho aggiunto altri 20 grammi di finocchietto selvatico. A me personalmente non piace al di fuori di questo contesto, però mi rendo conto che in questa ricetta ci sta veramente benissimo. Quindi non lesiniamo perché è uno dei due sapori principali, quindi finocchietto selvatico e le sarde. Ho tritato tutto molto finemente, poi ho versato un abbondante olio d'oliva in una casseruola, ho aggiunto il mio trito di cipolla e finocchietto selvatico. Ho aggiunto 3 filetti di acciughe sott'olio, circa 30 grammi tra passoline e pinoli, cioè uva passa e pinoli, l'equivalente di un cucchiaio di concentrato di pomodoro, qualche pistilo di zafferano o dello zafferano in polvere e mi sono spostata sui fuochi. Da un lato ho cotto questo sughetto e dall'altro lato ho fatto abbrustolire il pane. Mi raccomando, attenzione al pane che tende a bruciare subito, quindi mescoliamolo molto spesso. Quando inizia a diventare di un bel colore bruno, lo togliamo e lo mettiamo in un contenitore a parte. Nel frattempo mi sono occupata del sugo, man mano che si asciugava aggiungevo il brodo di cottura dove ho fatto cuocere appunto il finocchietto selvatico, che poi è quello dove cuocerò la pasta. Quando il finocchietto non serve più lo tolgo perché poi qui cuocerò la pasta e quindi non deve esserci il finocchietto all'interno. Nel frattempo questo è il colore che deve avere la muggica atturrata, da noi si chiama così, quindi la mollica brustolita. Ho pesato circa 200 grammi di mafalde senza glutine, la ricetta basta per due persone. Ho continuato ad aggiungere un po' di brodo alla salsa perché era un po' troppo asciutta e poi ho messo nel sughetto le sardine, non le ho toccate per non romperle, tanto poi si romperanno quando mantecheremo la pasta. Ho cotto la pasta seguendo le indicazioni sulla confezione, poi l'ho scolata e l'ho messa direttamente nella casseruola con la salsa. Ho aggiunto un altro paio di mestoli di acqua di cottura della pasta, ho mantecato per un altro minutino la pasta e poi niente, la pasta con le sarde e il finocchietto selvatico è pronta. Adesso basta semplicemente distribuirla nei piatti e poi spolverare con la mollica atturrata, quindi con la mollica abbrustolita. E come vedete il piatto è veramente semplicissimo, è molto povero, ma è ricchissimo di sapori. Sono sapori tradizionali siciliani, c'è l'uvetta e pinoli che da noi si chiamano passoline e pinoli,
fagioli, la muggica le sarde, tutto quello che è nella tradizione gastronomica siciliana. Se la ricetta vi è piaciuta provatela, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se la conoscete già, se l'avete apprezzata. Se la ricetta vi è piaciuta lasciatemi un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuna nuova ricetta senza glutine. Grazie per la visione e per la condivisione e alla prossima ricetta gluten free. Ciao!